C'è una parola che mi si pone sempre davanti: emozione. Di lavoro creo ambienti sensoriali, per cui devono commuovere, devono stupire, devono emozionare. E ok. Vabbè, come tutti ho un hobby: trading con le criptovalute. Qualcosa di completamente diverso. Prima lezione: quello che vedete davanti si chiama anche grafico delle emozioni. E che cazzo, tra chi ha paura e chi è avido. Kahneman con l'amico Tversky ne vincono il premio Nobel dell'economia a riguardo. Ma cosa sono le emozioni? È da un paio d'anni che con il mio team sondiamo il terreno e ne abbiamo scoperto un mondo stupendo, tanto da avere all'interno di una squadra artistica le neuroscienze. Quindi, etimologia della parola: dal latino ex movere, smuovere fuori. Diventa una parola sensata grazie ai francesi a metà del XVI secolo. Poi gli inglesi, che devono sempre fare i fighi, ne danno un senso tutto loro: emotion, energy in motion, energia in movimento. Ma c'è un motivo: perché le emozioni in sostanza sono energia. Sono una collezione di stati fisiologici e mentali che abbiamo in un dato momento. È una reazione corporea e mentale. Sono sostanze chimiche che si liberano nel corpo. Fermi! Fin qua non stiamo ancora provando nulla. Qui stiamo solo passando da uno stadio all'altro in modo ancora inconscio. È con questo cambiamento che avviene uno scompenso chimico, energetico, ed è qui che la mente e il corpo ce lo fanno capire e ne viviamo la sensazione conscia. Per cui registreremo poi questa esperienza come un dato di fatto, allegandoci un post-it con la relativa sensazione. Il tutto nella memoria. In questo modo, quando una situazione simile si creerà più avanti, la mente saprà esattamente come predire, recuperando l'informazione, il dato di fatto e allegandoci anche la sensazione di come probabilmente ci sentiremo. Lo psicologo Michael Lewis ne propone un esempio perfetto. Scoppia una gomma della tua auto mentre stai guidando. L'emozione si scatena e provoca una reazione mentale di cui ancora non ci rendiamo conto, su come reagire mentalmente e fisicamente. Svolto, specchietto, marcia, freno, e la sensazione conscia: cazzo, ci è mancato un pelo. Impacchetto, fiocco, metto nel database. Magari, se sono intelligente, allego anche un controllare regolarmente le gomme. Ecco perché siamo veloci a reagire in situazioni di pericolo, perché il cervello non ci lascia perdere tempo nel ragionare. Le emozioni possono essere vissute come positive o come negative e fanno parte di tutto ciò che è vivente: animali, insetti, batteri, da milioni di cellule fino ad una. Un battere si ristringe su se stesso se punzecchiato. Davvero? Le emozioni sono ciò che ci tiene lontano dai guai, paura, spavento, morte, e vicini all'opportunità, cibo e procreazione. Siamo animali nella savana. Devo scappare dal predatore. Quella bacca è buonissima. La sensazione che un'emozione ci provoca, dice Damasio, è ciò che ci motiva a reagire. Ed è un prodotto unico del corpo e della mente. Non sono divisi. Una rappresentazione artistica di quello che il nostro corpo sta vivendo in quel momento. Quindi è grazie alle emozioni che tutte le specie sopravvivono. Il nostro cervello è veloce a trovare scorciatoie di ogni esperienza passata per raggiungere un risultato su cosa fare. Prevede con velocità e ci provoca una sensazione per assicurarsi che agiamo. I fornelli da piccoli: aia, aia, aia. Basta. Ci aiuta a capire una situazione, una minaccia, un'opportunità, basandosi su reazioni preprogrammate legate ad esperienze uguali, simili o ipotetiche del passato. Basandosi sul passato non sempre ci fanno fare la cosa giusta. Una situazione nuova mi porterà alla memoria una sensazione simile, non uguale. Le emozioni sono spesso più forti e veloci della nostra capacità e voglia di elaborare razionalmente le situazioni. Quelle scarpe no, le devo avere. Nel comportamento d'acquisto le nostre scelte sono basate su emozioni per oltre il 70%. Non è vero? No, non è vero. Tu sei essenziale. Dal momento che le emozioni sono un pacchetto di stadi mentali, chimici e fisici, non aspettiamoci di poter cambiare da un'emozione all'altra come uno switch. Ogni sensazione rilascia sostanze nel corpo, nel cervello, i muscoli che ingranano, il fegato che produce la sua bile, le farfalle che volano libere nello stomaco. No, quello no. Ecco perché anche se ti ha lasciato devi fartene una ragione. Ci vuole tempo e allenamento. Teorie. Secondo lo psicologo Ekman, e da Aristotele al Dalai Lama, le emozioni sono preprogrammate in noi da sempre. Tutti abbiamo paura di un ragno, chi più, chi meno. Come a tutti fa incazzare il traffico. Ora, cosa c'entra il traffico con i nostri avi, i nostri inizi, le auto? Secondo Ekman si innesca la difesa del territorio, l'invasione dello spazio personale e il sentirsi in trappola. Grazie a un'interpretazione un po' così della sua teoria, che ipotizza 6 emozioni primarie legate a determinate espressioni facciali, il governo americano, con le tasche dei propri cittadini, ha speso $900 milioni in un programma chiamato SPOT, Screening of Passengers by Observation Techniques. In pratica, degli omini osservavano come ci comportavamo come passeggeri e compilavano una checklist. Tra i punti c'è anche fischietta mentre si avvicina allo screening. Inutile dire che il programma sia stato un completo flop. Ma la scienza mica si ferma, ed ecco la scoperta. Le ultime ricerche, divulgate anche al TED da una certa Lisa Feldman Barrett, portano avanti la teoria delle emozioni costruite.
In sostanza dice che le emozioni non sono preprogrammate, ma che vengono costruite da sempre e prodotte all'interno da noi stessi. Ogni esperienza che abbia un elemento di originalità viene ricordata come una nuova emozione. Questo ci rende molto più diversi di quello che pensiamo nel provare emozioni, anche se poi certe esperienze le possiamo vivere in modo simile e la cultura ci influenza allo stesso modo. Ma ecco il punto interessante. Siamo architetti delle nostre esperienze. Come dice Lisa nel suo libro, possiamo imparare a gestire e a influenzare le nostre emozioni. Una parola che diventerà trendy nei prossimi anni, si spera: intelligenza emotiva. Daniel Goleman spiega nel suo libro, si chiama proprio Emotional Intelligence, come le nostre emozioni possono essere allenate. Come la memoria, come un muscolo, possiamo allenarle, possiamo gestirle, possiamo imparare a interpretarle nei momenti opportuni. Il concetto life changing qua è che tutto parte da noi. Non sono gli altri a provocarti quel malessere. Non è Mario che ti ha iniettato di nascosto 1 litro di rabbia endovena per dietro. Le persone si comportano e noi attiviamo di conseguenza tutto uno stabilimento chimico che ci fa stare in quel modo. Secondo la scienza è possibile architettare, gestire, attuare delle strategie per decidere come vogliamo vivere una determinata situazione emozionale. Forte cazzo! Il primo passo è capire le proprie emozioni e iniziare a catalogarle. Sono 34.000 secondo Alan Watkins. Buon lavoro! In sostanza, solo conoscendo la propria mano di carte si può provare a giocare. Imparare a gestire se stessi emozionalmente aiuta nella capacità di navigare il mondo sociale. Dovrebbe essere insegnato nelle scuole, fin da piccolo, assieme al trading. Quindi tutto parte da noi e solo noi possiamo imparare a influenzare come vogliamo vivere la nostra vita. Non è una cosa da poco. Abbracciare questo concetto significa fare un enorme passo avanti da una posizione vittimistica nei confronti della vita ad una sensazione di possessione e controllo della stessa. Quindi, a meno che non siate alessitemici, quelli che non provano emozioni, e se lo siete si può guarire, quando qualcuno vi fa incazzare, guardatevi dentro. Imparate a gestire lo stabilimento e quando vi incazzerete per aver perso 7 minuti a guardare questo video, guardatevi dentro. Io non c'entro. Altrimenti, iscrivetevi.